San Alessandro! Sei Janine? Capitano? La vedua? No. Vieni la mano. E che è Asio? Con Nicolò Folin e Beatrice Bartoni qui al nostro corner. Intanto benvenuti, come state? Grazie. Molto bene, devo dire. Sì. Molto bene, io molto contento di essere qui. Di essere qui all'inizio del corner. Per me è la... Nella nostra casa romana. Allora, partiamo subito dal corto in spirito. Nicolò, lo chiedo anche a Beatrice in realtà, quant'è l'emozione adesso di portare il lavoro a Cannes? Che cosa si sente, che cosa si prova? Vogliamo partire dalla chiamata che ci siamo fatti sì. Quando... ovviamente inaspettato, nel senso che lui quando mi ha chiamato avevo il cuore, non ci credevo in realtà, nel senso mi sembrava un po', no? Però la felicità, soprattutto con un corto di questo tipo, nel senso che è stato complicato da rendere vero, e avere una risposta del genere. Il Festival di Cannes è un sogno, vederci lì, lì tutti e due, tra l'altro, perché siamo entrambi attori nel corto, lui è attore regista, quindi no, non so tu ovviamente. Per me è stata un'esperienza estraniante. Mi è arrivata la mail da Cannes, fra l'altro il giorno del mio compleanno, quindi con una puntualità incredibile e con anche terrorismo psicologico, perché non facessi sapere nulla a nessuno finché non... Tipo un mese è passato. Quindi io avevo già lì la sera tutta una serie di persone per il mio compleanno e sapevo di non poter dire niente a nessuno. Ah, non potevi dire? No, hanno detto finché la notizia non la diamo noi, voi non potete dire nulla. Quello è stato una tortura. Abbiamo un altro motivo per festeggiare, che però non posso dire. Esattamente, poi ovviamente fra di noi c'è. Io non so, meno male che me l'ha detto. Oddio, non lo so, nel senso forse era meglio saperlo alla fine, perché stessa cosa per ci me. state pensando adesso prima di andare a letto in questi giorni, prima di dormire, immagino, un po' di emozione di adrenalina. E sulla storia del corto ovviamente in spirito, Nicolò, ma anche Beatrice, il tema religioso storico, quanto lavoro di ricerca avete fatto sia per i vostri personaggi sia proprio per la storia? Molto lavoro di ricerca, per me è stato divertente anche quello, è una cosa che mi motiva sempre moltissimo. La storia ha tutta una serie di fonti, ci sono le lettere dei veri personaggi e una lettera in particolare, quella da cui è partito tutto il cortometraggio, era stata nascosta per una serie di ragioni che chi vedrà il corto capirà, e poi scoperta da uno storico che è mio padre, quindi me ne aveva parlato fin da quando ero piccolo e questa storia ha popolato la mia infanzia, il mio immaginario, e quindi sono stato contentissimo di poterlo fare a scuola e un po' anche guidato nella ricerca, che poi abbiamo in parte condiviso per la preparazione. Fatto insieme. Io non mi aspettavo ovviamente di avere per lo studio del personaggio delle lettere vere sue, quindi anche le sue scritture, abbiamo parlato di tutto proprio nei dettagli. Sì. Lui aveva tantissime cose da darmi su cui lavorare col personaggio. Mi ha anche consigliato un diario da leggere su Santa Veronica, sì. E quindi tutto il lavoro anche di come guardava lei le cose. Mi è interessato molto lavorare sullo sguardo anche di Lucia, e poi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, nel senso io recitavo con lui e riuscivo a leggere tutta la verità che lui sapeva e che mi dava, sia del suo personaggio che del mio,
Quindi è stato molto interessante e non scontato lavorare su una cosa del genere. Ma tu hai pensato subito, Beatrice, cioè perché lei raccontava della chiamata, però sì. come hai scelto quel personaggio? Cioè, La chiamata era di Canna. Esatto. No, non per quando dicevi del ruolo. No, okay. quella chiamata di prima era la chiamata che mi ha fatto alle 11 di sera. Sì. Per il ruolo io ho pensato subito, poi ho comunque fatto dei provini e li ho affrontati in modo aperto e poi c'era una serie di cose, che è soltanto un dettaglio, non è certo stato quello a farmi decidere, però ha contribuito, era il fatto che mi ricordo il personaggio di Lucia ha delle ferite alle mani, alle stigmate e già dal primo Chuck, senza neanche che fosse una cosa di cui abbiamo parlato, ho visto che nei movimenti era come se fossero lì, le sentisse e mi è sembrata un'intuizione che era molto giusta e che mi ha fatto vedere qualcosa di quello su cui poi avremmo lavorato insieme e quello che poi ci sarebbe stato nel film. Che poi sono queste, è usuale la scintilla che ti fa capire, ok, questa cosa mi fa capire che poi è lei. Adesso capisco, Beatrice, ti volevo chiedere una cosa, capisco che ce l'hai accanto, non puoi rispondere male, invece come no, lo farò. Allora, sii sincera, finta che... Sarò molto sincera, sin dai provini che... No, allora noi abbiamo avuto pochissimi giorni. Nel senso abbiamo girato in 3 giorni, però e abbiamo fatto perché c'era il viaggio, ti ricordi? Sì, e abbiamo fatto però, cioè, la cosa che ho apprezzato molto di Nick è che mi ha dato la possibilità di provare molto prima e di darmi, come ti dicevo, tutto il materiale. La cosa particolare era che lui ovviamente era sia lì con me a recitare che al monitor e c'era una grande difficoltà che io non ho sentito assolutamente, non me l'ha fatta pesare in nessun modo. C'era sempre un legame tra me e lui sul set, sia registico che attoriale. Quindi su questo nessuna nota di disappunto, ovviamente. Pensaci un po', magari me lo dici dopo. Penso alla fine ti dirò. Mi ha anticipato, Beatrice, la domanda, che è una domanda che non sopporto, che però tu sei giovane, quindi te la devo fare. Com'è stato dirigersi, interpretare e dirigersi? Ma allora... è stata una scelta un po' difficile perché comportava una serie di rischi, però sono contento di averla presa. Inevitabilmente si allenta un po' il controllo di tutto quello che c'è dietro la macchina da presa, quindi l'ho potuta prendere anche perché mi fidavo tantissimo di tutte le altre persone che sarebbero state dietro la macchina e tutti i capi reparto e questo mi ha permesso di immergermi sia nel macro elemento che è tutto il film, sia nelle singole scene da attore invece, perché il punto di vista spesso è diverso, però mi ha aiutato a prenderli entrambi. E poi invece sul ruolo anche di estremo controllo, evidentemente. Ma tornavi subito a guardarla, a riguardarla? Dipende, perché il tempo era così poco che... Esatto. Per capire sia come l'ho fatta da attore, sia come magari anche come... Sì, moltissimo durante le prove. Poi sul set c'era così poco tempo che noi sapevamo di dover fare raccontare quella storia fidandoci del primo, del secondo Chuck al massimo, quasi per tutte le scene. Era quasi, cioè se era buona la prima sarebbe stato perfetto, sì. Avevamo 2 Chuck massimo. E quindi anche rivedere i Chuck era un lusso, però era la condizione necessaria per poterlo girare in quel posto, che appunto secondo me era una scelta giusta. Sì. Nella storia siamo nel 1499, quindi 5 secoli fa. Mi ha colpito molto la fotografia che era comunque di Enrico Di Candro. Esatto. Come avete lavorato su quella per ricostruire comunque l'ambientazione particolare? Certo, i paesaggi hanno aiutato, immagino, però sì, certo. Come li avete scelti? Insomma. Lui è stato fondamentale, abbiamo lavorato moltissimo insieme, abbiamo guardato dipinti insieme, abbiamo fatto anche tanti discorsi storici che non c'entravano direttamente con il film e che però ci hanno aiutato a entrare un po' tutte e due nel mondo, nell'atmosfera e poi è stata chiave la scelta del luogo e anche la capacità poi di mettere da parte tutti i piani che avevamo e improvvisare, perché appunto quel poco tempo ha comportato che il piano minuzioso che ci eravamo fatti per tante cose è stato scardinato
e lui, che fra l'altro aveva un regista in scena, è stato bravo a saper reagire a tutti gli imprevisti. Una cosa che mi ha colpito di quello, tra le dichiarazioni che hai lasciato in questi ultimi settimane, che hai detto che è una storia che ci riguarda tutti noi da vicino, perché parla del bisogno di raccontare storie su chi siamo per dare un senso a quel che ci accade, e volevo chiederti che significa questo per te. Per me Lucia è un personaggio che ha degli stigmate sulle mani ed è lei che se le procura, però ero partito pensando che lei fosse un imbroglione in qualche modo, e invece la chiave abbiamo spoilerato. Esatto. Però secondo me la chiave che è stata quello che mi ha fatto aprire una finestra sul personaggio di lei è che secondo me lei ha un punto di vista preciso su queste cose, le vive credendoci pienamente. E infatti anche il lavoro che abbiamo fatto, esatto. quando a lui gli chiesi ma vuoi una recitazione di un certo tipo, nel senso che si avvicini a quei secoli lì, o parliamo di quello che sentiamo oggi noi? E tu il primo vocale che mi hai mandato mi hai detto no, io voglio che sia una cosa, cioè comunque i sentimenti che prova lei, che sentiva lì per lì, sono gli stessi che proviamo anche noi oggi, io credo che sia così, e quindi tutti i movimenti che provavamo io e lui erano molto del giorno d'oggi, come potevano essere di 100 anni fa, 200, senza quello spazio temporale. Esattamente, diciamo. esatto. Senti, ai microfoni spenti dicevamo che volevi fatta proprio una domanda specifica. Non la voglio fare. Quindi non vedevo l'ora di arrivarci a fare questo passo indietro, più che passo indietro forse un passo altrove, no? Cioè quelli che sono i vostri miti, dai, è semplice, i vostri riferimenti. Non è attoriali a Beatrice, attoriali ai registi a Nicolò. D'accordo. Allora no, ti spiego perché ti ho detto. Spiegami allora perché. Allora, no, perché sento continuamente di avere dei bisogni diversi attoriali. Quindi è logico che se vado al cinema so di riconoscere che in Italia una Jasmine Trinca è un'attrice che io stimo enormemente, mi piace tantissimo. Poi se andiamo all'estero c'è veramente un ventaglio di attori e attrici che prendo in considerazione. Ma non voglio fermarmi su un attore, un'attrice, perché ogni giorno vedo e cerco sfumature diverse di me in quello che... Ma cerchi nel senso che anche in termini di ricerca e di studio, o lo fai proprio da spettatrice? Assolutamente anche di ricerca e di studio. Okay. Nel senso che quando vado a studiare al centro sperimentale sapevo che dovevo ricercare delle cose che ci sono dentro di me e che posso ritrovare in qualsiasi personaggio, anche lontano anni luce da me. Però guardare degli attori e delle attrici che comunque hanno il successo che hanno, perché hanno studiato soprattutto e hanno trovato queste cose dentro, è uno specchio fondamentale che secondo me bisogna avere. E quindi non ti risponderò. Non mi risponderai, però ne ho un'altra, quindi preparati, anche se non te la va bene, ti guarderò per capire. Ma allora anche per me è molto difficile rispondere a questa domanda, e quindi magari più risponderò sulla regia, sì, sì. Esatto. Però anche lì è anche per me una ricerca continua, quindi risponderò con un trucco, e cioè c'è un film e un regista che hanno segnato secondo me il momento in cui da spettatore diciamo analfabeta ho preso a accorgermi di certe cose, ed il regista è Gillo Pontecorvo. In particolare ha fatto un film che si chiama La battaglia di Algeri, in cui è andato in Algeria, ha messo in scena un fatto storico e l'ha fatto vivere di un realismo che si può toccare attraverso lo schermo, e quello è stato il momento in cui ho cominciato ad accorgermi di certe cose e a voler fare ricerca in quell'ambito. E poi oggi appunto di volta in volta cerco cose diverse e provo a non congelarmi su. E in termini di ricerca proprio per il prossimo progetto, come scegli, scegli o sceglierai la tua prossima storia? Chiaramente non c'è un metodo, certo. Però magari c'è chi anche banalmente legge i giornali piuttosto che
legge tanti libri, tu che approccio hai? A me piace tantissimo, come si capisce dal corto sicuramente, fare ricerca. Mi piace avere, più che uno spazio vuoto da riempire con la mia storia, avere un magma di materiale da scavare e scolpire per trovare la storia dentro tanto materiale. Quindi c'è stato il secondo cortometraggio che ho fatto sempre grazie al centro sperimentale, che è la scuola che entrambi frequentiamo, e il terzo, che è il prossimo, sarà ancora storico, e anche lì parte da tanti documenti, sono documenti di un processo. Mi piace sempre quando nel materiale si sente la voce non filtrata di persone vere. Ok, Beatrice, tu invece c'è un ruolo... No, non è... La lasci per la fine, va bene. Un ruolo che vorresti interpretare dentro un sogno quasi nel cassetto, dici vorrei fare questo, prima o poi, magari entro... Mi viene in mente Kill Bill, non lo so perché. Ah, ok, per eso sono fatte anche bene. Ah no, ok, che è già no, scherzavo, che posso inventarmi. Sì. Però dici magari con quell'impostazione lì, va bene come risposta. Mi è interessato e mi interessa, mi lego anche al corto di Nick, lavorare su una storia vera, quindi su un personaggio esistente o che è esistito, sarebbe interessante. E magari si allungherà questo sogno. Dall'intervista a Casa Corner poi non è nata una nuova, diciamo, storia da fare insieme. Allora, Beatrice, in chiusura, noi facciamo sempre questo gioco a Hot Corner, ovviamente non smetteremo di farlo oggi. Domani stai riposando, ti chiamo un regista. Chi vorresti che fosse per il suo prossimo film? Io ovviamente, no? Nicolò Colin. Ovviamente non vale Nicolò. Scherzando quello, oltre Nicolò. Ma ti posso dire che un mio sogno nel cassetto sarebbe anche un mio film. Bello, ci sta. Un esordio, diciamo. Sì. Ok. Sì, tra un bel po' di anni. Però potrebbe essere la mia stessa chiamata. Quindi poi ti chiama Scorsese e dici no. No, certo che sì. Dici, certo che sì. Certo che sì, un sorrentino, nel senso. No, lo so. Era per darti una risposta. No, una risposta originale, per esempio, guarda, non l'ha mai data nessuna questa risposta, quindi è veramente visto. Originale, veramente. Adesso tocca a te. Invece Nick, il tuo film del cuore, e poi a entrambi chiedo il film più bello che avete visto quest'anno. Prima il film più bello che avete visto quest'anno, avete 4 secondi per rispondere, perché se ci si pensa troppo poi invece è il primo impatto, sai, quello che arriva lì. Dune, parte 2. E Civil War. Io ho visto, rispondo con un film che ho visto da poco perché ho poco tempo, ho recuperato Le vele scarlatte di Pietro Marcello e mi è piaciuto moltissimo. Poi io sono molto in generale sensibile quando vedo i film e anche su quello mi sono commosso a un certo punto, che è insomma il termometro con cui giudico se mi hanno toccato sinceramente. Il film del cuore, quello che potreste vedere, diciamo, anche ogni giorno magari no, però una volta al mese tranquillamente. Allora, io non sono una persona che riguarda... non ami riguardare? No, però mi viene in mente forse Interstellar. Prima ho parlato della battaglia del Geri, quella è una possibile risposta, e poi ci sono i film, qualsiasi film probabilmente di Mike Lee, che è quello che ha fatto Turner per esempio, e lui ha un modo di lavorare con gli attori che gli invidio e che mi piacerebbe sperimentare. Nicolò, Beatrice, grazie, ci ritroveremo qui al Corner magari per il prossimo progetto. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.